Ciao e bentornati qui su Talk per una nuova puntata di Beato tra gli orologi. Siamo ormai alla quarta puntata di questo format che ho visto vi piace, nel quale analizziamo assieme qui al computer, comodamente seduti alla nostra scrivania, dei brand attraverso il loro sito internet e le loro collezioni. E poi, come dicevo anche in altre puntate, potrebbe essere interessante magari andare presso alcune boutique per capire effettivamente di questi orologi quanto c'è di disponibile e magari pure che sconti ci sono. Oggi, come avrete visto, è il turno di Omega e so che in tanti lo stavate aspettando. Quindi, senza perderci in chiacchiere, andiamo a vedere il sito di Omega e vediamo che cosa ci regala la Maison di Ginevra. Omega, marchio storico, non c'è neanche bisogno di dirlo, naturalmente tutto ciò che andremo a vedere mi piacerà e lo vorrò, ma purtroppo non è possibile. Ci sono Omega Deville, tra l'altro il Deville è un orologio sempre troppo sottovalutato secondo me, ma si tratta di un pezzo che peraltro ha fatto la storia di Omega. Poi abbiamo Speedmaster di varia natura, di varie fattezze, come per esempio il Racing, 60 anni di James Bond, l'abbiamo visto in un'altra puntata, il bellissimo Seamaster, anche costosissimo Seamaster, ce lo andiamo a guardare, dedicato all'agente 007 ai 60 anni. Abbiamo parlato un po' della storia, andatevi a vedere quel video. Bracciale maglia milanese, peraltro ho già visto su l'Omega Seamaster Titanio di Daniel Craig, il solito 42 mm. Avrete notato che a ore 12 manca il dot a favore del numero 60. Perché? Perché sono i 60 anni di James Bond e quindi ne hanno approfittato per metterci un bel 60. Tra l'altro ci sta molto bene, così come James Bond è richiamato all'interno del fondello. Insomma, un'icona, questo è il sito in inglese, ci stai sopravvalutando Omega, un'icona insomma dell'orologeria. Vediamo un po' se ci dice reveal the price, 9.100 euro, 9.100 euro che non sono pochi per un diver, però non sono neanche i soldi richiesti per un Rolex Submariner, quindi insomma sono tanti ma non sono troppi, non sono tantissimi. Tra l'altro questa si tratta, come abbiamo detto, di un'edizione speciale per i 60 anni di James Bond. Per gli amanti del genere, per gli amanti dell'agente segreto, sicuramente un pezzo da avere. 156 grammi, 20 mm il bracciale, uno spessore non proprio risicato, 14,3 mm, fa abbastanza peggio del Rolex Submariner che è attorno ai 13 mm. Tutto acciaio, 42 mm, 300 metri naturalmente di profondità. Un orologio che mi piacerebbe tanto avere, è un bellissimo blu, tra l'altro con un quadrante che richiama quelle che erano le ondine anni 90 del Seamaster, a differenza invece degli altri Seamaster che adesso ci andiamo a vedere, con quadrante in ceramica, dove le ondine sono fantastiche. Io l'ho avuto in colorazione nera, le ondine sono scavate all'interno della ceramica con un effetto tridimensionale, soprattutto sotto il sole, da panico, veramente bellissimo. 6.500 euro, ecco, questo è un prezzo forse anche un po' basso per un diver così iconico come l'Omega Seamaster, con la sua valvola ad elio ad ore 10 tipica che si svita. Questa si svita, non è automatica come su altri diver, però insomma un orologio veramente di sostanza. A molti non piace il bracciale, ma lì sono gusti, a me piace pochissimo, lo ammetto. Tra l'altro a me il disegno del bracciale piace, non mi piace il fatto che sia tutto 20 mm. Se fosse lo stesso bracciale con lo stesso disegno ma rastremato alla chiusura, come per esempio sugli ultimi Omega Speedmaster, è un bracciale che mi piacerebbe molto. Tra l'altro molto particolare, a 5 elementi, però anche altrettanto iconico, indubbiamente. Insomma, eccolo qui il dot a ore 12 che è stato sostituito dal numero 60, come dicevamo. Con Omega c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Andiamoci a guardare un po' il Moonwatch, sogniamo un po' con l'orologio della Luna. Omega ne ha fatto chiaramente vanto a partire dagli anni 60, dalla fine degli anni 60 naturalmente. Siamo andati sulla Luna, per chi ci crede, e chi non ci crede può anche disiscriversi a luglio 1969.
Vediamo dial color, ci fa scegliere vari colori di dial, nero e questo qui lo sappiamo, oro rosa, pauroso, quindi verde ci sarà, ah no, verde no, però c'è questo qui lo fanno con quadrante verde, almeno che io non sia impazzito, a meno che non sia già uscito fuori produzione, può essere? Ditemelo nei commenti, io vediamo il prezzo, 45.400 euro, è tantino, però io non lo vedo più con quadrante verde. Potrebbe anche, qua naturalmente tutta la storia, calibro, scappamento coassiale, Metas, certificato Metas con la certificazione di Omega. Approfondiamo un attimo questa storia del quadrante verde. Quadrante bianco chiaramente ad oggi non c'è nulla. Gold, vediamo. Gold. No, il quadrante verde quindi non lo fanno più, evidentemente mi era sfuggito, adesso nei commenti mi insulterete come merito, ma va benissimo. Forse era un'edizione limitata, non lo so, le sto sparando un po' tutte così come mi vengono. Comunque Speedmaster, grande classico, col cinturino in nylon che io ho avuto, oltre al bracciale, al nuovo bracciale che è bellissimo, è molto molto bello, spezza veramente in maniera egregia, perfetta, e si tratta anche di un cinturino bellissimo, veramente fatto molto bene con la sua chiusura deployant, è un orologio iconico, insomma, c'è poco altro da aggiungere. Orologi iconici che però non sono molto valutati dagli appassionati quando si parla di Planet Ocean. Planet Ocean che invece è un bellissimo orologio, tra l'altro un bellissimo orologio anche perché lo si trova in diametri abbastanza abbordabili. C'è il 43 mm e mezzo classico Planet Ocean che poi era un 44 mm, insomma, in via ufficiale, ma c'è anche il 39 mm e mezzo, praticamente è un sub da 40 mm che secondo me, e c'ha anche un caro amico sulla nostra chat Telegram, è un orologio davvero strepitoso che costa tantino, 7.700 euro, però si tratta di un diver tecnico, anche lui valvola elio a ore 10, 600 metri di resistenza alla pressione, a differenza invece del Seamaster che come abbiamo visto è 300 metri. Planet Ocean è da sempre un orologio più tecnico, tant'è che guardate qua, allora cinturino 19 mm, spessore è praticamente lo stesso del Seamaster da 14 mm, anzi è un pelo più sottile mi pare, abbiamo detto 14,3 l'altro, 14,2 questo Planet Ocean da 60 bar. E insomma, sorpresa Omega che ci ha un po' lasciati di stucco, almeno io che faccio queste puntate di Beato tra gli orologi tutto live, io non ho preparato nulla, quindi apro, guardo, commento, osservo insieme a voi, senza peli sulla lingua. Insomma, bellissimo orologio il Planet Ocean, anche nella misura più grande, devo essere onesto. Non sto parlando dell'Ultra Deep di cui abbiamo parlato altre volte, il nuovo da 45, però ve lo faccio vedere, il nuovo da 45,5 mm, orologio da 6.000 metri, non 600 metri, naturalmente più massiccio anche perché tecnicamente è richiesto che sia fatto così. Valvola d'elio questa volta a scomparsa, se non ricordo male, ce l'andiamo a guardare, ma ricordo proprio di sì. Non è acciaio, questo è titanio, ma se non ricordo male anche il Planet Ocean è titanio. Spessore, questo qui insomma è un piccolo palazzo di 2 piani, 18,1 mm, però ripeto, questo qui è un diver tecnico che poi Rolex ha cercato di rincorrere, forse possiamo dire, con il suo challenge da 50 mm in titanio, che sicuramente non è più portabile e più sottile di questo. Orologi, come dicevo, molto sottovalutati, sebbene molto belli e molto sportivi. Poi abbiamo il Constellation, e il Constellation è un orologio molto particolare che fa un po' il verso agli anni 60, quella che è stata la linea Piepan di Omega con il celebre quadrante
a scalino, eccolo qua, il celebre quadrante Piepan, che ancora oggi richiama, lunetta zigrinata un po' stile Datejust, inutile negarlo, però diciamo che è anche uno stile di orologio classico lanciato da Rolex, ma che in tanti hanno poi ripreso alcune volte. Omega naturalmente l'ha fatto suo dagli anni 60, quindi stiamo parlando di orologi che ritengo abbiano più che diritto ad avere questa lunetta. Poi c'è da dire che c'è chi preferirà comunque Rolex perché ritiene che la lunetta zigrinata sia originale ed esclusiva Rolex, e chi invece non si fa di questi problemi. E io un Globemaster non l'ho mai preso in considerazione, però sinceramente la lunetta zigrinata non mi darebbe alcun fastidio. È un po' grande per essere un orologio che dovrebbe strizzare un po' l'occhio all'eleganza, un 41 mm, naturalmente calibro coaxial, questo in particolare è un calendario annuale. Non è proprio l'eleganza fatta a orologio, spessore 14,6 mm. Alcune volte Omega, forse soprattutto su quegli orologi che appunto sono meno considerati dagli appassionati, dovrebbe rivedere leggermente le proprie convinzioni, eccole, chiamiamole così. E poi Omega mette a disposizione anche gli cinturini, gli straps, che sono sempre molto belli. A me piacciono moltissimo i cinturini di Omega perché sono di grande qualità, ma c'è anche da dire che costicchiano. Per esempio i NATO, se non ricordo male, eravamo sui 150 o 170 euro. Vediamo se ci sono stati degli aumenti, l'inflazione corre, i listini sono aumentati. Vediamo un po'. Classicissimo NATO nero, tutto in tessuto, molto bello, tutto in tessuto, naturalmente grande qualità, e si può vedere anche dalla trama. Sono dei cinturini esclusivi, c'è poco da fare, in misure dai 19 ai 22 mm, revealed price 200 euro. E mi sa che è un po' troppo, Omega, un NATO in tessuto sarà fatto bene, però 200 euro Omega, vabbè. E quelli in pelle quanti euro vuoi? Vediamo un po'. Allora, questo qui è il velcro strap per l'Omega Speedmaster, revealed price anche tu 200 euro, diciamo che non è poco. Sono curioso di vedere quelli in pelle. Siete curiosi anche voi? Sicuramente sì. Calfskin strap, details, vediamo un po'. Si accettano scommesse nei commenti prima che si apra, mi raccomando. Questo però è un 18 mm, ma non ci interessa. Chi si avvicina di più vince mezzo caffè, 300 euro. Va bene, allora abbiamo detto che i prezzi sono un po' alti, soprattutto sui cinturini, però i cinturini di Omega sono belli, c'è grande scelta, grande qualità, è possibile personalizzare praticamente ogni orologio della linea Omega del proprio catalogo, e bisogna un po' scendere a compromessi. Per esempio questo è fantastico, anche questo è bellissimo, vediamo un po' che cosa succede. Anche qui dai 18 ai 22 mm si accettano scommesse, revealed price 300 euro, 300 euro, e va bene. E fatemi sapere nei commenti se ne comprerete uno, perché sono davvero molto curioso. Detto questo, che cosa mi piacerebbe comprare di Omega? Ce ne sono tanti, ne ho avuti anche tanti di Omega, ma un orologio di cui ho già parlato e che non ho mai avuto e mi piacerebbe avere, fa parte della linea Instruments, non a caso, è l'X33, lo Skywalker, lo Speedmaster Skywalker, che è un orologio così tecnico da essere oggi utilizzato dagli astronauti. Lo abbiamo visto al polso di vari astronauti, anche della nostra Cristoforetti, del capitano Samantha Cristoforetti, ed è un orologio molto tecnico, ma che ha anche un punto debole. A differenza del suo fratello Speedmaster meccanico, questo non può essere utilizzato in EVA, ovvero nelle attività extraveicolari. Perché? Perché ha un display a cristalli liquidi ed ha un circuito all'interno che alle temperature estreme dello spazio aperto fonderebbe.
Insomma, un orologio che sono sicuro nei prossimi anni contribuirà a fare la storia spaziale di Omega, se mai ce ne fosse bisogno. Ecco, ma in tutto questo Omega ha sempre giocato un po' assieme a Rolex, un po' il gatto col topo, quando una volta il gatto è Rolex e una volta Omega, e naturalmente tra le maison che realizzano gli orologi sportivi più belli, amati e desiderati da parte degli appassionati è anche una di quelle maison che molto spesso viene valutata anche per quelle che sono le sue quotazioni sul mercato parallelo, che sia nuovo o che sia usato. E quindi io volevo vedere assieme a voi e assieme al nostro partner ufficiale wewatches.com quali sono gli andamenti di mercato di queste referenze che abbiamo un po' guardato assieme, perché come sicuramente ormai saprete WeWatches, che è un sito del tutto gratuito, mette a disposizione non soltanto schede tecniche storiche delle varie referenze, ma anche il loro andamento di mercato su dei grafici che vengono studiati, analizzati e poi preparati dal team di WeWatches e che è possibile guardare appunto gratuitamente su wewatches.com. E noi ce lo andiamo a guardare partendo proprio dallo Speedmaster, perché lo Speedmaster è uno di quegli orologi che è sempre stato un po' paragonato al Daytona ed è anche sempre stato un po' sottovalutato rispetto al Daytona di Rolex, sebbene abbia una storia che il Daytona naturalmente non ha e non avrà mai. Stiamo parlando appunto dell'orologio che è stato sulla Luna, ma soprattutto che equipaggiava le missioni spaziali con equipaggio umano, così come viene riportato secondo me in maniera un po' ridondante a caratteri cubitali dietro il fondello di ognuno di questi orologi. Vabbè, ma questa è tutta un'altra storia, è una scelta stilistica, d'accordo, però allo stesso modo è una storia che non può essere assolutamente ignorata. Peraltro ne ho parlato molte volte sul canale, ci ho fatto anche un documentario molto interessante. Quindi andando a vedere quella che è stata una delle ultime referenze dell'Omega Speedmaster, vediamo un po' che cosa gli è successo nel corso degli anni, perché questo era un orologio che si acquistava fino a pochi anni fa per circa 2000 euro, era praticamente un regalo. Oggi invece con i listini che come avete visto sono anche aumentati è un orologio che ha raggiunto quotazioni, come potete vedere e come riporta WeWatches, in crescita da sempre. Ecco, infatti attorno al 2012 eravamo sui 2000-2500 euro, quotazioni completamente in crescita che oggi si attestano attorno ai 5.000 euro per questo specifico modello, naturalmente, cioè la versione precedente, la versione che ha preceduto lo Speedmaster con calibro coassiale, l'ultimo che è stato presentato da Omega. Ma parlando sempre di Omega ci sono anche delle referenze che non abbiamo avuto modo di vedere sul sito, anche perché sono delle referenze che è praticamente impossibile avere, un po' perché alcune sono ormai fuori produzione, come per esempio lo Snoopy penultima edizione, un po' perché sono alcune volte del tutto introvabili. Parlando per esempio proprio dello Snoopy, questo è un orologio che aveva un prezzo di listino di 3.600 euro e che oggi vale una cosa come 20-22 mila euro. Sono naturalmente un aumento del 339%, d'accordo, siamo tutti d'accordo, però questo dimostra anche il grande amore collezionistico che molti appassionati hanno per il marchio e soprattutto per alcune edizioni limitate di Omega, come proprio l'edizione dello Snoopy, tra cui anche l'ultimo, molto amato dagli appassionati, forse anche l'edizione più bella degli Snoopy Award, con il fondello animato e che oggi viaggia attorno ai 20.000 euro. Un'altra edizione che poi si tratta di questo qui, naturalmente ve lo faccio vedere, un orologio che ecco, naturalmente lui ha subito la flessione dell'ultimo anno, era arrivato addirittura a più di 30.000 euro, oggi si trova attorno ai 20-22 mila euro anche lui, però un orologio sicuramente molto bello, secondo me l'edizione più amata da parte degli appassionati. Ma parlando di Speedmaster, a me piace molto anche lo Speedy Tuesday,
C'è questa edizione molto particolare che è piaciuta moltissimo, se non ricordo male questa andò sold out in un attimo, presentata, come ci dice WeWatches, e ce lo facciamo dire in italiano, presentato nel 2017 per i social. Probabilmente saprete che il martedì si pubblicano gli Speedmaster. Perché? Perché sui social c'è questa mania dello Speedy Tuesday. Omega, che è sempre stata molto attenta ai propri appassionati, ha lanciato un'edizione particolare, un Reverse Panda molto amato, ripeto, limitato a soli, ecco, 2012 esemplari, è andato sold out in un attimo, che si chiamava appunto Speedy Tuesday, anche lui molto amato, con un prezzo di listino di 5.300 euro, è salito, è salito, è salito, oggi viaggia attorno ai 12.000 euro e probabilmente sono anche pochi. Perché? Perché lo Speedmaster nelle sue versioni più classiche è molto difficile da trovare in stile Panda o Reverse Panda, e quando lo si acquista, quando lo si trova in queste edizioni con questi caratteri cromatici, normalmente costa uno sproposito. Ma tornando alla nostra Omega, possiamo anche andare a vedere che cosa ci propone WeWatches tra le varie referenze di Speed che abbiamo visto. Poi ci sono i vari Speed, i vari Mark in generale, ma comunque sono tutti molto interessanti da un punto di vista collezionistico. Ecco, il Seamaster Acquaterra è uno di quegli orologi che non abbiamo visto. Poi ci sono anche le edizioni Railmaster limitata o non limitata, c'è il nuovissimo Omega Seamaster che ha anche lo zio Paul, probabilmente lo avrete visto in un suo video, se no andatelo a guardare, un orologio straordinario e che, come potete vedere, era già stato presentato nella sua versione Heritage 1948 nel 2018, ma poi ci sono anche tanti altri orologi magnifici di Omega e, come potete vedere, cercare di parlare di ognuno di loro. Il 50° della Luna, questo qui bellissimo, anche lui introvabile, costosissimo, cercare di parlare di ognuno di questi orologi è praticamente un'impresa, quindi mi sa che dovremo fare davvero una seconda puntata. Ora fatemi sapere che cosa pensate di Omega e delle quotazioni di questi orologi, che cosa sarà l'Omega del futuro, insomma voglio sapere qual è l'Omega che oggi comprereste. Ne parliamo assieme nei commenti, non prima di avervi ringraziati per essere stati anche in questa puntata. Grazie a wewatches.com per aver sponsorizzato il nostro video odierno. Noi ci vediamo in un prossimo video qui su TOC.